A colazione e a merenda, le girelle con gocce di cioccolato sapranno davvero stupirti. Preparali insieme a me. Vado quindi a prendere le due farine, le metto nella ciotola della planetaria munita di gancio insieme al lievito di birra secco e aggiungo anche lo zucchero. Ora che ho miscelato all'interno della tazza gli ingredienti secchi, prendo il latte, aggiungo il sale, quindi lo vado a disciogliere all'interno, metto anche la vaniglia e poi anche le uova. Ora con una forchetta vado a sbattere le uova in modo da romperle, aziono la macchina e vado ad aggiungere il liquido a filo. Lascio incordare, ovvero lascio che l'impasto si stacchi dalla ciotola e si incordi intorno al gancio. Perfetto, ora non farò altro che riazionare la macchina ed aggiungere 2-3 cubetti di burro, né troppo freddo né troppo molle, all'interno della ciotola della planetaria. Lascerò che l'impasto assorba tutto il burro prima di aggiungerne altro. L'impasto è pronto, ora lo ribalto sul piano di lavoro per formare una palla, ma prima metto un po' di burro sul piano in modo che non si appiccichi. Non metto farina perché la farina andrebbe a cambiare la dose che c'è all'interno della mia ricetta, rendendolo un po' più asciutto. Come vedi è bello elastico, guarda che meraviglia. Adesso faccio giusto qualche piega partendo appunto prendendo il lato esterno e portandolo verso il centro perché devo formare una palla. Perfetto, vado a mettere un po' di burro anche sul fondo della ciotola, metto la pallina all'interno della ciotola e copro con la pellicola. Adesso lo porto nel forno spento e lascio lievitare almeno 2 ore e mezza. Ecco il mio impasto ben lievitato. Ora metto un po' di farina sul piano di lavoro, metto un po' di farina anche sopra, ma proprio pochissima. Questo mi serve giusto per stendere l'impasto perché adesso dovrò formare un rettangolo di circa 30 x 50 cm. E ora il ripieno delle mie girelle. Metto del burro un po' morbido in una ciotola, aggiungo dello zucchero di canna e poi mescolo il tutto per formare una crema. Il nostro burro insieme allo zucchero di canna è pronto, è bello morbido. Qui ho anche delle gocce di cioccolato. Ora vado a mettere il mio impasto, che come ho detto prima è 30 cm x 50 cm, su un foglio di carta forno, così sarà anche più agevole arrotolarlo. Il mattarello è sempre un ottimo alleato in questo caso. Vado a risistemarlo un attimo e adesso lo giro in questo modo, avendo i lati più lunghi verso di me. Prendo il burro con lo zucchero, lascio un 2-3 cm di bordo superiore libero, ovviamente non vado a spalmarci, intendo lo zucchero, e lo spennello con l'acqua perché questo mi servirà da chiusura. E ora spalmo il burro su tutta la superficie. Perfetto, non mi resta che cospargere con le gocce di cioccolato fondente, lasciando sempre libero questo pezzo che ci serve per la chiusura, come abbiamo detto, e per tenere anche poi successivamente le girelle ben chiuse. Ed ora comincio ad arrotolare dal lato più lungo, quello verso il basso, verso l'alto. Chiudiamolo ben stretto facendo andare verso l'interno la pasta, soprattutto all'inizio è molto importante. E poi arrotoliamo. Questa è la chiusura, quella che dovrà poi rimanere verso il basso. Arrotolo bene dentro la carta forno l'impasto. Ho preso il mio rotolo dal frigorifero, adesso è molto più sodo perché il burro ovviamente si è indurito ed è più agevole tagliarlo. Io faccio delle fette prendendo un filo, potete prendere un filo da cucina o un filo da pesca, e tagliamo delle fette di circa 3 cm di spessore. Mettiamo il filo qua sotto,
magari le prime saranno un po' più irregolari, soprattutto la prima, e facendo in questo modo tagliamo la fetta. La posiziono sulla teglia che come vedete è foderata con carta forno, questi macchie che vedete è un po' di burro che tiene ferma la carta forno e non la fa scivolare, e procedo così fino a tagliare tutto il rotolo. Appena pronti, mettili a lievitare nel forno spento per circa un'ora, dopodiché riponili in frigorifero per un'altra ora. Trascorso il tempo indicato, spennella ogni girella con l'uovo sbattuto assieme al latte. Vado a infornare le mie girelle in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 18 minuti. Ecco le mie girelle morbide e fragranti, sono certa che andranno a ruba.